Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo con il quesito 6 della prova di maturità del 2023. Il quesito diceva determinare i valori dei parametri reali a e b affinché questo limite per x che tende a 0 di tutta questa funzione qua faccia 1. Questo a mio avviso era un quesito molto semplice che si risolveva con il teorema di De L'Hopital. Teorema che, guarda caso, abbiamo ripassato proprio la scorsa settimana quando ci allenavamo insieme alla prova di maturità che c'è stata del 2018. Quindi scommetto che molti di voi lo avranno fatto. Prima di tutto, tutte le volte che ho un limite, la prima cosa che devo fare è andare a sostituire al posto di x il valore, in questo caso 0. Seno di 0 fa 0, meno a per 0 più b per 0, al numeratore ottengo 0. Sotto 0 alla terza fa sempre 0. Ho ottenuto una forma indeterminata 0 fratto 0. Il teorema di De L'Hopital si può applicare con le forme indeterminate 0 fratto 0 oppure infinito fratto infinito. E mi dice che il limite per x che tende a 0 di questa funzione equivale a risolvere il limite di x che tende a 0 di f' di x fratto g' di x, dove nel mio caso f' è la derivata del mio numeratore e g' è la derivata del mio denominatore. Poiché il limite qui è per x che tende a 0, ovviamente dovrò andare di nuovo a risolvere un limite di x che tende a 0. Quindi andiamo subito a calcolare questo limite. La derivata del seno è cosx. La derivata di ax alla terza, 3 lo porto davanti e abbasso di grado, quindi 3ax alla seconda. Con il meno che c'è davanti, meno. La derivata di bx è b. Al denominatore viene 3x alla seconda. Ora andiamo di nuovo a sostituire. Al posto di x metto 0. Il coseno di 0 fa 1. 3a per 0, niente, e meno b lo ricopio. Sotto viene 3 per 0, 0. Per poter applicare di nuovo De L'Hopital devo avere una forma indeterminata o 0 su 0 o infinito su infinito. In questo caso io ho una forma indeterminata 0 su 0 quando 1 meno b è uguale a 0, ovvero quando b è uguale a 1. Ponendo b uguale a 1 ci resta soltanto trovare il valore di a. Quindi abbiamo 0 su 0 di nuovo, applichiamo una seconda volta il teorema di De L'Hopital, calcolando così la derivata seconda, ovvero la derivata prima di questa funzione. La derivata del coseno è meno sen x, la derivata di questo è 3 per 2 è 6 ax e la derivata di b che vale 1, la derivata di un numero fa sempre 0. Sopra rimane così, mentre sotto la derivata di questo è 6x. Voglio che questo limite faccia 1. Ora ragioniamo insieme. Questo limite lo posso spezzettare in due, in questo modo. Scrivendolo così mi è molto più comodo perché sen x su x è un limite notevole che abbiamo visto già insieme nella playlist limiti e sappiamo che per x che tende a 0 sen x su x fa 1. Quindi qua rimane meno un sesto, mentre qua x e x se ne va e anche 6, quindi mi rimane meno un sesto meno a e sappiamo che questo deve fare 1. Risolviamo quindi questa equazione nell'incognita a. Prima di tutto faccio l'MCM che è 6, al primo membro rimane meno 1 meno 6a, al secondo membro 6. Mando via i denominatori, porto il termine noto al secondo membro, cambio di segno a destra e a sinistra in modo tale che l'incognita abbia sempre segno positivo e infine divido tutto a destra e a sinistra per 6. Trovo così che il valore di a è meno 7 sesti e il valore di b è 1. Questo limite si risolveva applicando ben 2 volte il teorema di De L'Hopital. Allora, come vi sembra? Lo avevate fatto questo quesito all'esame? Fatemelo sapere e scrivetelo come sempre nei commenti. Io li leggo sempre. Per oggi ragazzi è tutto, ho cercato di pubblicare questi video il più veloce possibile, mi avete chiesto in tantissimi di fare dei video sui quesiti della maturità di quest'anno ed è per questo che ho cercato di accontentarvi e di pubblicarli ogni giorno. Spero davvero che abbiate apprezzato, anche perché è stato un impegno non da poco, tra il lavoro e i diversi progetti che sto seguendo è stato un po' difficile incastrare tutto, ma ce l'ho fatta. Quindi se avete apprezzato sapete cosa fare, mettete un bel like. Per oggi è tutto, alla prossima! Ah, stavo dimenticando la frase di chiusura.
Se mi seguite ormai da un po', ormai la sapete anche voi, che se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Ci vediamo alla prossima!